Buongiorno e bentornati nel canale di Officine Varisco. Oggi parleremo di trattamenti superficiali all'interno degli scaldacqua. Avevamo detto, quando abbiamo parlato della corrosione, che ci saremmo interessati di questi trattamenti che servono al duplice scopo sia di rendere il nostro contenitore idoneo all'uso alimentare, visto che l'acqua contenuta serve per l'utilizzo ai servizi igienico-sanitari, e sia per creare una barriera che protegga la maggior parte della superficie dalla corrosione. Possiamo suddividere o raggruppare questi trattamenti superficiali in tre importanti modalità. Abbiamo le polveri epossidiche, che sono trattamenti appunto che hanno un'applicazione a polveri elettrostatiche all'interno del serbatoio, poi vengono i serbatoi messi in forno a temperatura di 220 gradi circa. La polvere polimerizza e crea una pellicola di protezione in tutto l'interno del serbatoio. Questi tipi di trattamento si differenziano a volte li troverete un colore blu o verde, dipende dall'applicazione che ne fa il costruttore, e li trovate in commercio con varie denominazioni per lo più commerciali, ma la loro partenza base delle polveri è praticamente identica e dà lo stesso risultato un po' per tutte quante queste tipologie. Hanno una proprietà che li contraddistingue, che è l'elasticità della loro configurazione. Possono essere trattati serbatoi di grosse capacità e hanno una buona resistenza alla temperatura dell'acqua, che può raggiungere 60-70 gradi per la distribuzione appunto nell'impianto. Il secondo tipo di trattamento è quella che viene conosciuta come vetrificazione. La vetrificazione è comunemente utilizzata con questa dicitura perché in effetti abbiamo o polveri o l'applicazione a liquido di una massa vetrosa che poi viene inserita sempre nei forni e trattata non più a temperature, come abbiamo visto, basse temperature, ma ad elevatissime temperature. Può arrivare a 850-870 gradi, permettendo a questa massa vetrosa di compenetrare quella che è la superficie del ferro, rendendo quasi un unicum tra i due materiali. Questo tipo di trattamento permette di utilizzare temperature dell'acqua molto più elevate, anche se è sconsigliabile superare, ma questo ne parleremo su un altro video ancora che vi invito a vedere a breve, e permette al nostro trattamento comunque, essendo trattandosi di vetro, di essere idoneo all'uso alimentare. Un altro trattamento è quello che si conosce come zincatura, o meglio zincatura a bagno caldo. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri serbatoi vengono immersi in vasche dove abbiamo dello zinco fuso a 450 gradi, e questo trattamento, a differenza degli altri due che è solo all'interno, questo trattamento avviene sia all'interno che all'esterno del nostro serbatoio. La caratteristica della zincatura è che non ha bisogno poi di una protezione con gli anodi, che vi ricordo abbiamo sempre trattato in altri video, perché lo zinco ha la caratteristica di comportarsi come l'anodo sacrificale, cioè va a coprire, va ad autoproteggere quelle piccole aree da una mancanza di trattamento. Parliamo naturalmente di millimetri. Bene, per quanto riguarda il discorso della zincatura, l'unica controindicazione sono le temperature che, superando i 60-65 gradi, possono causare delle difettosità per il cosiddetto inversione di polarità che ha lo zinco. Questi sono i tre trattamenti utilizzati per l'acciaio a carbonio. Ora ci domanderemo, l'acciaio inossidabile quindi è perfetto, non è soggetto a nessun trattamento perché è inossidabile? Beh, diciamo che la fortuna di questo tipo di acciaio sta proprio nel suo nome, inossidabile. In effetti è ossidabilissimo ed è proprio la caratteristica della ossidabilità del nostro acciaio inox a renderlo inossidabile, cioè inattaccabile all'attacco corrosivo. Ma cosa succede con le lavorazioni e le saldature che questo
materiale subisce durante la trasformazione da materia prima a serbatoio. Succede che questa pellicola per varie ragioni viene a variare, viene a rompersi, diciamo, per cui deve essere ricreata anche nel caso dell'acciaio inossidabile con dei trattamenti che vengono con dei bagni chimici e con un decappaggio e passivazione, che sono quelli più comunemente utilizzati, viene fatto uno sgrassaggio e alla fine dei trattamenti chimici viene ricostituita quella che è la pellicola di ossido sottilissima che va a proteggere il nostro acciaio inossidabile. Quindi, come abbiamo visto, questi sono i trattamenti ai quali tutti i nostri serbatoi scaldacqua vengono sottoposti a fine della lavorazione. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio di aver seguito il video. Se l'avete trovato interessante, cliccate mi piace. Per rimanere aggiornati, cliccate sulla campanella così sarete aggiornati per i prossimi video. Visitateci sul sito dove potrete attraverso il magazine leggere gli articoli sempre aggiornati e potrete scaricare i nostri cataloghi. Bene, con questo è tutto. Vi saluto, grazie, alla prossima.